Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Alata, tutto ciò che vola nel cielo e oltre il cielo. Quella di oggi è una puntata davvero straordinaria. Grazie ad alcuni rari, anzi rarissimi cimeli raccolti in anni di ricerca dall'ingegner Carlo Muzio di Milano, potremmo infatti rivivere alcune emozionanti pagine di storia dell'aviazione. Carlo Muzio, classe 1939, di professione è un ingegnere elettrotecnico, esperto nelle trasmissioni con onde elettromagnetiche. Muzio è artefice di numerosi progetti innovativi. Suoi sono i primi ponti radio nel periodo delle radio libere, ma ha fatto anche le titolatrici per le televisioni a colori, i sistemi di telemetria per le vetture di Formula 1 degli anni 90, il Telepass che comunemente usiamo in autostrada. La sua grande passione è la storia, vista attraverso il progresso della tecnologia, in particolar modo quella aeronautica. Ingegnere, lei possiede una delle più grandi raccolte al mondo di strumenti ed equipaggiamenti d'aereo. Da quanti pezzi è composta questa collezione? Ma circa 5.000 pezzi, forse più che meno. Ecco, questi pezzi sono funzionanti o sono rotami? No, sono tutti stati revisionati e resi funzionanti, la maggior parte, diciamo, a parte qualcuno che è ancora da sistemare, sono quasi tutti funzionanti. Quando ha cominciato a dedicarsi a questa raccolta? È una storia che comincia molto tempo fa, diciamo alla fine della seconda guerra mondiale, quando c'era molto surplus, dove io da bambino ci mettevo il naso ma non ci capivo niente. Piano piano la curiosità mi ha portato a indagare di più e piano piano sono entrato in questo mondo qua. Poi man mano che capivo di più li facevo funzionare e poi ho avuto ancora la cosa di conservarli, perché mi sembravano talmente belli che era un peccato buttarli, come è stato fatto da molta gente. Per cui la collezione piano piano si è ingrandita e a un bel momento mi sono accorto che c'erano dei pezzi che erano gli unici al mondo e quindi è stato interessante che per gli altri poter partecipare a vedere queste cose bellissime. Qual è stato il numero uno, come Paperon de Paperoni, no? Che aveva Diciamo la famosa... della collezione degli strumenti aeronautici il primo pezzo è stato questo, che mi è stato regalato da un amico nel 1957 e mi è piaciuto. Qui ci sono ancora dei segni gialli e rossi perché io questo l'avevo montato sulla mia 600 Abarth in quegli anni e poi dopo è rimasto lì. Questo è il primo pezzo. Di questi qua, dopo questo ne sono seguiti altri più di 3.000 di tutto il mondo, a partire da prima della prima guerra mondiale, quando gli strumenti si portavano appesi al collo, e poi la prima guerra mondiale, le due guerre, tutto fino ad arrivare ai giorni nostri con gli strumenti elettronici. Io ho una collezione di più di 3.000 pezzi di questi strumenti, di tutti i paesi. Ecco, ha delle cose anche straordinarie, dei pezzi unici al mondo. Qui per esempio in studio lei ci ha portato un pezzo unico nel suo genere. È un'intera stazione radio della Luftwaffe con annesso inserviente e che è ancora funzionante. Di che anno è? Questa stazione qua è l'unica che è rimasta delle molte che avranno fatto sicuramente i tedeschi durante la guerra ed è esattamente la riproduzione di quello che è un impianto di un bombardiere. Per fare istruzioni agli allievi, che allora avevano bisogno di farne tanti velocemente, questa è una stazione che veniva utilizzata per spiegare agli allievi come funzionavano le varie apparecchiature di bordo. Questa apparecchiatura oltretutto diciamo, è conservata esattamente come era allora, perché questa stazione è stata recuperata dall'aeroporto di Orio al Serio quando i tedeschi sono scappati via. È stata una persona di Bergamo che è andata là, l'ha caricata e se l'ha portata a casa. Fortunatamente non è stato toccato niente, queste legature sono ancora quelle originali dell'epoca e questa stazione è stata rimessa in condizione di funzionare. Io l'ho fatta funzionare, funziona perfettamente diciamo, ed è rimasta l'unica intera al mondo. Questa la si può vedere sulle riviste di Eagle del 1942, viene riportata la fotografia di questa stazione con gli allievi. Di che anno è questo? Questa potrebbe essere esattamente, non si sa, ma diciamo nel 41-42, ecco, più o meno quel periodo lì. Ecco, lei come è entrato in possesso? E appunto sono entrato in possesso perché sapevo da anni che c'era una persona che l'aveva, non me l'aveva mai fatta vedere, che era geloso. Purtroppo abbiamo dei contratti a termine nella nostra vita e questa persona qua a un certo momento non c'era più. E dopo 6 o 7 anni di preghiere con la vedova sono riuscito a un certo momento a farmela vendere.
e adesso questa è rimasta. E i tedeschi sono venuti alla Germania a fotografarla perché loro non ce l'hanno e la vogliono riprodurre, ma sarà sempre una riproduzione, come una riproduzione della Gioconda che è una copia e non è originale. Questa è l'unica originale al mondo. Ecco, questo apparato è particolarmente interessante perché dimostra Diciamo una che tecnologia la molto tecnologia sofisticata. dell'epoca rispetto a quella che c'era negli altri paesi era talmente avanzata che è incredibile. Queste radio qua, per esempio, per la manutenzione, un apparato non funzionava, non dovevano stare lì a smontare viti, ma gli apparati semplicemente si staccavano in questa maniera, se ne prendeva un altro, si andava lì, si metteva su, e poi era pronto, si Cioè, bloccava due viti. anticipa un po' il concetto delle schede dei Dei computer di moduli, oggi. sì, era un sistema modulare e intercambiabile molto veloce, tutti i pezzi si smontano istantaneamente, non c'è bisogno di perdere tempo a staccare i fili, non si staccare niente. Ecco, ingegnere, lei ha anche ricostruito, non si è accontentato delle radio, ha ricostruito anche degli interi cruscotti di aerei da caccia, di Sì. bombardieri. E in seguito, diciamo, alla raccolta degli strumenti, prima avevo raccolto gli strumenti, poi mi è venuta la passione anche di costruire i pannelli completi e qui vediamo ad esempio un cruscotto di E questo è un P51 un Mustang. Di un Mustang, che questo qua ho recuperato il pannello in Inghilterra e piano piano gli strumenti, girando a destra e a sinistra, li ho completati e l'ho assiemato completamente. Poi lei ha anche un aereo italiano, un G55, dico bene? Di cruscotto, ecco, questo è un cruscotto di un Fiat G55. Completo. Questo è completo, manca uno strumento ma c'è, adesso lì purtroppo è stato smontato per metterlo a posto, questo è il cruscotto completo, poi ci sono anche altri. Poi ha anche quello ancora più raro di uno Junker 88. Questo Junker 88 è costato molta fatica per metterlo insieme, tutto perché il pannello, che io non ne ho visti mai altri, l'ho acquistato un'asta al confine tra la Germania e la Russia, morendo dal freddo, e l'ho portato a casa. Poi piano piano tutti gli strumenti li ho trovati e l'ho completato. Accidenti, è una cosa. Ha anche ricostruito un completo pannello strumenti di un aerosilurante di un Savoia Marchetti S79, il famoso gobbo maledetto. Sì, questo è ancora più difficile, Ecco. perché non ce n'erano già molti all'epoca e poi sono stati tutti distrutti, è andato tutto perso e questo qua è una ricostruzione completa con tutti gli strumenti originali, tutti restaurati, rimessi tutti in funzione del famoso gobbo maledetto. È una cosa, veramente stupefacente quello che lei ha realizzato. Anche il modello è d'epoca. Il modello è anche lui d'epoca, è un modello in legno, fatto a mano naturalmente, da qualche appassionato che purtroppo non ce lo racconterà più. Questi strumenti sono stati tutti restaurati, sono tutti funzionanti. Tutti funzionanti, ma la sua collezione è sempre perennemente in manutenzione, diciamo. Beh sì, anche perché purtroppo sta roba qui di star ferma, dopo magari uno strumento funziona, e dopo 10 anni uno va a provarlo, ovviamente non funziona più, allora bisogna, anche perché io ho ricostruito tanti strumenti per tutti gli aeroplani che stanno volando adesso, e quando rimettono a posto gli strumenti d'epoca, gli aerei d'epoca mi telefonano per rifare gli strumenti del Caproncino, gli strumenti di questo e di quell'altro, e io li rifaccio e li faccio perfettamente funzionanti, calibrati e tutto. Ecco, ingegnere, dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda, lei ha anche raccolto cimeli numerosissimi dell'epoca degli anni 50-60. Qui vediamo per esempio un addestratore italiano che è un MB326, Sì. questo è un MiG-21, questo MiG-21 Fishbed russo, ecco, e sovietico, Sì. e questo invece è addirittura l'intero, la parte, tutto il cockpit di un F-104. F-104G, sì. Ma come ha fatto ad avere un F-104 in casa? Anche questa tutta, per poterlo prendere, quel giorno abbiamo fatto insieme all'amico Paolo, siamo andati a Firenze a prenderlo, non erano queste condizioni, era un rottame, poi piano piano l'abbiamo rimesso a posto, ripiturato, rimesso insieme e piano piano tutti gli strumenti rimessi al loro posto e adesso è completo di radar e di tutto quanto. Sì, perché è completo anche del radar illuminatore del NASAR, il famoso NASAR che era già illuminatore di una bersaglio. grande evoluzione nel mondo dei radar. È stato uno dei primi radar che funzionavano veramente.
Lei ha anche non soltanto dei simulatori di tipo ingegneristico come questo che servivano poi per l'addestramento del personale e anche per la familiarizzazione, la prima familiarizzazione dei piloti e degli specialisti, ma lei ha anche un simulatore di navigazione tipo l'Intrainer. Qualche cosa di straordinario, perché, mi perdoni, ma qui ricordo io letture di quando ero bambino, era lo stesso tipo di simulatore utilizzato dai piloti dell'Alitalia nel primissimo dopoguerra e che venivano a Londra, andavano a Londra per familiarizzarsi con gli aerei britannici, gli aerei comunque che non erano più italiani, perché noi avevamo avuto il divieto di avere un'aviazione. Ecco, questo l'Intrainer, qui addirittura vediamo un modellino anch'esso rarissimo di un Constellation della LAI, linee aeree italiane. Aereo mai entrato in linea perché nel 1957 ci fu la fusione fra la LAI e l'Alitalia e si passò alla linea Douglas con i DC-7. Sull'Intrainer volevo aggiungere che è una storia molto interessante perché Link era il nome di un costruttore di organi di New York. Quando c'è stata la crisi del 29, che tutti allora volevano volare, circhi, aerei, eccetera, e sono stati tutti messi a terra. Allora il figlio ha preso i pezzi degli organi e quei mantici, i soffietti, le pompe dell'aria, tutto ha costruito questi simulatori che la gente usava per divertirsi a volare anche se era per terra. Allora, poi con la guerra se ne sono stati fatti a migliaia. Questo che ho io infatti invece è uno degli 11, solo 11 che hanno fatto per il volo strumentale. E questo qua anche è stata una caccia fatta in Inghilterra, una buona caccia. Una buona caccia, ecco. Senta, facciamo un salto indietro nel tempo. Qui in studio abbiamo delle radio rarissime, lei ce le ha portate, sono esemplari degli apparati di telecomunicazione usati a bordo degli S-55 della trasvolata atlantica del decennale 1933 Italo-Balbo. Ecco, da Orbetello, dall'Italia, quindi a Chicago e a New York. Ce li può far vedere? Allora, questi due primi apparati, questo è un ricevitore della Philips, che era un ricevitore usato normalmente, utilizzato perché allora non c'erano degli apparati ancora, eravamo all'inizio delle comunicazioni e quindi in quel momento lì questo ricevitore che funzionava molto bene è stato usato con degli elastici collegato sull'S55 e questo invece è il radiogognometro tedesco sempre utilizzato sugli S55. Poi qui avanti abbiamo, questo è il comando di un radiogognometro che è stato ampiamente usato durante tutto il periodo della guerra, che faceva ruotare l'antennina sopra. Questo è il ricevitore classico dei nostri aerei, tutti i bombardieri italiani della guerra montavano questo con R-18. Di che marca erano? Questo qua potrebbe essere un Ducati, questo è un Ducati, perché poi lo faceva la SAFA, lo facevano alcune ditte italiane, non uno solo, erano 3 o 4. Tra l'altro la linea con il cursore è molto moderna, ricorda addirittura degli questa apparati radio qua recenti. rispetto ad esempio a quello che avevano gli inglesi, perché questa è una radio del 1940, rispetto a quello che avevano gli inglesi era avanti di anni luce, perché noi avevamo un apparato multigamma, questo riceve tutte le frequenze senza toccare niente, invece gli inglesi avevano ancora le radio con le bobine intercambiabili, delle robe molto più antiche. Quindi eravamo molto avanti nel campo della... Nella ricerca dell'aeronautica in quell'epoca lì eravamo molto avanti, poi ci siamo fermati purtroppo, però eravamo molto avanti. Senta, qui vediamo anche degli apparati radio che erano a Questi bordo... qua che vedete sono gli unici apparati sopravvissuti dei P108. Del quadrimotore Questi P108. qua li aveva fatti la SAFA di Milano e avevano un po' lo stesso sistema dei tedeschi che si agganciavano. E questo è il ricevitore, questo è il trasmettitore. Questi apparati qua, allora sul P108, il tipo militare avevano continuato a montare gli apparati come negli altri perché i militari non volevano cambiare perché non volevano. Mentre invece sugli 11 P108T che sono stati montati questi apparati. Purtroppo il 9 settembre del 1943 i tedeschi li hanno presi, li hanno portati in Germania e non sono mai più tornati, insieme alle loro radio. Queste radio provengono da uno di quegli 11 P108T, demolito al nord della Germania, recuperato in un radioamatore olandese e dove poi io l'ho recuperati
pagando col sangue, ma comunque sono tornati a casa. Ecco, ingegnere, abbiamo anche visto nel suo straordinario magazzino, deposito, museo, abbiamo visto anche un sistema di puntamento Norden. Ecco, questo è un pezzo veramente prezioso perché il Sì. Norden era il sistema di puntamento navigazione e collimazione del bersaglio che era installato sui bombardieri B-29, lo stesso tipo, per intenderci, di quello che sganciò dell'Enola Gay, che sganciò la Esattamente. bomba atomica su Hiroshima. Quel Norden è stato uno dei grandi segreti della seconda guerra mondiale, dove c'è stato anche qualche film che abbiamo visto con Gary Cooper, dove a un certo momento, mentre stanno facendo un atterraggio di sfortuna, non di fortuna, e gli spara dentro con la pistola per cercare di distruggerlo perché non si sapeva niente. Questo è rimasto un grande segreto per tanti anni ed era montato sui bombardieri sia B-17, B-25 che B-29. Anche se il B-29 è servito purtroppo per lanciare la bomba atomica. Certo, ed è completamente ancora in perfette Condizioni, questo credo che sia l'unico che ci sia in Italia, non ce ne sono molti in giro, ma in Italia credo che sia l'unico che ci sia. Ecco, nella sua collezione, ingegnere, ci sono dei reperti storici di ogni genere. Lei ha anche un faro di un dirigibile. Sì, anche perché ha volato anche quello. I dirigibili purtroppo che hanno una storia finita appunto con l'inizio della guerra. Ecco, questo è un faro di un dirigibile, uno Zeppelin, che ho trovato in Germania. E questa stazione che cos'è? Questa stazione è una stazione della propaganda. Queste le utilizzavano, tedesca sempre. Propaganda tedesca, e questo qua è della città di Wiesbaden. E le utilizzavano, andavano nelle piazze, mettevano questi altoparlanti e avevano sia un microfono per poter parlare direttamente, ma poi soprattutto mettevano dei dischi di sotto con i discorsi. E qui c'è il grammofono e lì ci sono ancora i dischi originali. Con i discorsi di Hitler che faceva la propaganda alla sua teoria. Senta, anche Sì. di queste ce ne sono poche in giro. Sì, penso, così complete di tutto, no, magari si trovano alcuni pezzi, ma completa così è abbastanza raro. Naturalmente è ancora funzionante. Sì, questo ricevitore radio funziona perfettamente, questo amplificatore funzionano perfettamente. General Muzio, lei possiede anche una telescrivente americana molto particolare, è la stessa che ha ricevuto la dichiarazione di guerra del Giappone il 7 dicembre del 1941. Esattamente, è la TG7, una macchina che allora andava per la maggiore usata dagli americani e che purtroppo ha ricevuto quel famoso messaggio della dichiarazione di guerra, tanto combattuto, se è arrivato prima o dopo, però è arrivato su quella macchina lì. Questa macchina oggi è in grado di ristampare lo stesso messaggio che è stato registrato e quindi la macchina ristampa come allora la dichiarazione di guerra. Sono stupefatto. Senta, ci vuole mostrare quel congegno che c'è Questo lì? è uno dei pezzi che diciamo che la tecnologia si è evoluta molto, ma fino alla fine degli anni 50 era soprattutto un'evoluzione di parti meccaniche. Ci sono delle cose meravigliose nella meccanica, poi piano piano è stata sostituita dall'elettronica, ma a cavallo tra i 50 e i 60 sono state fatte delle cose fantastiche. Che cos'era questo Questo congegno? è un convertitore di coordinate da polari a lineari, cioè vorrà dire come un mouse che uno lo muove da un punto lo fa risultare in XY, cioè con le coordinate XY. Questo fa lo stesso lavoro. È una macchina pazzesca come funziona. In teoria funziona bene, in pratica non troppo, perché i piloti che volavano con quel sistema mi hanno detto che bisognava sapere dove si volava, perché sennò nell'aeroporto non si trovava più. Perché qui c'è una sfera che è come quella del mouse, solo che ha gli stessi decoder, li vediamo qua, i due decoder, sono i due alberini sull'asse X e l'asse Y, e poi c'è un altro motorino sotto, che questo qua dà la direzione, e c'è un altro che fa l'avanzamento, cioè come muovere il mouse, gli dice in che direzione muoversi, e con l'altro a che velocità si avanza. E poi faceva l'XY e dava le coordinate. Quando si volava diritti andava bene, il problema era quando si volava magari in tondo, perché
la sfera praticamente girava su se stessa e dava degli errori eccezionali, quindi sommando tutti questi errori poi l'aeroporto era fuori dai 50 km. Però purtroppo su questa roba qua ci hanno volato sia i G91, gli F-104 e tanti aerei americani che usavano questo sistema di navigazione che non era ancora l'inerziale, era un sistema di navigazione asservita degli strumenti, all'ADF, al TACAN, eccetera. E questo è bellissimo vedere come hanno risolto i problemi meccanicamente. Oggi tutto questo si risolve con un cipino di 3 mm per 3 mm. Senta, Però, una curiosità, lei da bambino ha smontato quante sveglie in casa, orologi e tutto quello, orologi a cucù, tutto quello che trovava? Questa è stata una gran fortuna che credo che pochi hanno avuto, quella di poter mettere le mani su centinaia di cose elettriche, elettroniche, meccaniche che venivano regolarmente demolite. Un caso molto speciale è quello che dal 1935 al 1965, per 30 anni, la ditta di mio papà aveva l'esclusiva di demolire tutte le parti, i prototipi, tutto della Marconi di Genova. Tutto quello che costruiva la Marconi, quando si aveva più veniva portato lì. E io ci mettevo le mani su delle cose che non ho mai più visto, né nei libri, né nelle fotografie, prototipi scomparsi, che io ho avuto alle mani, li ricordo, potrei disegnare, tutta roba che non è andata persa. Però io ogni volta che smontavo una cosa cercavo di capire come funzionava e lì allora una cosa dietro l'altra sono passati 70 anni. Una cosa in esclusiva per i nostri spettatori. Enigma, la decrittatrice tedesca che è stata uno dei segreti più gelosamente custoditi durante la seconda guerra mondiale e per molti anche anni dopo. Allora, questa macchina in effetti è la versione costruita in Svizzera, ma è esattamente equivalente all'Enigma. L'Enigma c'è, ma non l'abbiamo portata qui nel momento. Questa macchina, diciamo, è stata inventata non dai tedeschi, come qualcuno scrive, questa è una macchina inventata dai polacchi negli anni 30 ed era nata per le comunicazioni tra le banche, per trasmettersi i dati criptati. Poi, anche allora le banche avevano questa... Sempre hanno avuto i misteri, ci sono anche lì. Poi con l'entrata in guerra i tedeschi, siccome cercavano anche loro di avere dei messaggi cifrati, hanno pensato di usare l'Enigma e infatti ha funzionato tutto bene all'inizio. Infatti la guerra lampo che hanno fatto i tedeschi all'inizio, l'invasione della Polonia, la Francia, tutto, perché non avevano ancora trovato il modo di capire come funzionava questa macchina. Poi i tecnici inglesi si sono messi dietro e forse trovando la storia bellissima e lunghissima, sono riusciti a decriptare il messaggio. Sulla prima Enigma a 3 rotori. Poi a Dennis era venuto il dubbio che qualcosa non funzionasse, ha preteso che gli facessero una macchina a 4 rotori per la Marina. E lì c'è stato un altro buco di alcuni mesi in cui ho fatto strage di navi nell'Atlantico, finché poi sono riusciti a Bletchley Park, lì in Inghilterra, a decriptare anche il sistema a 4 rotori. E lì è stata la fine della guerra per la Germania, perché non potevano più fare un passo che non lo sapessero prima. E questo per fortuna ci ha salvato. Perché... Sì, ma gli inglesi poi sono andati avanti anni ancora, perché questa finì anche in mano ai russi. Sì, gli inglesi, diciamo, Churchill aveva dato ordine, perché loro avevano vinto la guerra, tutti i generali, Montgomery si poveggiavano che erano così bravi, che Rome erano stupido, non era così. È il fatto che loro non hanno mai detto che decriptavano i messaggi, perché tutto il mondo ha creduto alle storie che ci hanno raccontato. E Churchill ha dato ordine che per 30 anni il mondo non dovesse sapere che loro erano riusciti a decriptare Enigma. Per cui sono andati avanti fino al 1970, quando, dicendo adesso vi raccontiamo com'è la verità, Dennis ha detto ora finalmente capisco come hanno fatto a trovarci in mezzo all'Atlantico, perché loro trasmettevano la posizione. Questa macchina, tra l'altro, è associata a un'altra macchina che non abbiamo portato qui, ma potrà sia un'altra occasione, di un registratore a nastro. I registratori, di nuovo, l'hanno inventati i tedeschi sempre. C'è un registratore a nastro, col nastro uguale a quello che si usa nei registratori da studio, del 1941, perché quando hanno visto che loro davano una posizione, i tedeschi li trovavano, perché l'Atlantico non è piccolino, poi li trovavano, allora hanno detto, questi sicuramente hanno un radiogognometro così veloce che come noi trasmettiamo il soccorso per avere il carburante, questi si trovano. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso questo registratore,
preparavano il messaggio, poi lo trasmettevano 4 volte più veloce, in modo che una trasmissione di 1 minuto durava solo 15 secondi. Quindi compresso. Compresso, in 15 secondi trasmettevano. Ma i tedeschi ricevevano il messaggio, non è che dovevano andare a cercare la radio ogni volta, decriptavano il messaggio e loro gli davano appuntamento alle coordinate tali per fare rifornimento, gli arrivavano le loro navi e li buttavano a fondo. E quindi quello non riusciva a capire come facessero a trovarli. Questo distratore, io ce n'ho uno che l'ho messo perfettamente in funzione e funziona benissimo e ci ho trovato ancora delle registrazioni dell'epoca sopra. E sembra strano che i nastri del 1941 siano ancora leggibili oggi, mentre i nastri degli anni 60 si stacca tutto l'ossido di ferro e si distruggono. Quelli del 41 un giorno li faremo funzionare. È sempre vero, ingegnere, che la storia la scrivono i vincitori? Eh sì, è così, purtroppo sì, perché appunto, come hanno tenuto nascosto 30 anni, perché Rommel è stato detto che era un mago? Non era un mago, Rommel era un ribelle, perché i tedeschi gli dicevano tu devi fare così e girare da questa parte, e loro eseguivano. Gli inglesi sapevano e li aspettavano dietro l'angolo. Rommel era uno che non seguiva le cose, lui diceva devo passare di qua, no, io passo di dietro. Quelli lo aspettavano lì e non lo trovavano. Ecco perché ha avuto tutte queste vittorie in Africa. Però tutti gli altri invece seguivano gli ordini e li beccavano tutti i giorni, senza problemi. Per cui alla fine, non dicendo la verità, hanno fatto la figura dei maghi, degli eroi, mentre invece non era così. Purtroppo dobbiamo sottostare ai racconti che ci fanno. Straordinario, veramente una personalità nel campo della storia della tecnologia, un grande appassionato e devo dire un racconto affascinante che non ha mancato di emozionarci. Ricordatevi, l'appuntamento è per un'altra puntata di Alata, tutto ciò che vola nel cielo e anche oltre il cielo.